Buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono sui nostri social, gli amici della SES. Questa sera abbiamo due cari amici e due ospiti fantastici. Eiji Kawashima, il grandissimo portiere della nazionale giapponese, in forza ora allo Strasburgo in Francia. Eiji, grazie per aver raccolto il nostro invito. Oh, con piacere. E Maurizio Guido, collega con lo staff di Mister Alberto, con cui abbiamo condiviso 4 anni fantastici in Giappone, ed è il preparatore atleti e il preparatore dei portieri storico di Mister Alberto. Grazie Maurizio per essere anche tu qui con noi, ma se c'era Eiji non potevi mancare tu. Grazie, infatti mi sento in famiglia, dai. È un tuffo in Giappone, dai, nella nazionale, bello. Vabbè, anche in Europa, perché me ne sono viste tante in Europa con Eiji. Assolutamente. Eiji, poi parliamo di Eiji. Eiji lo possiamo definire il Buffon del Giappone, perché magari non tutti i nostri italiani sanno che ci stanno seguendo che Eiji, oltre ad essere un grandissimo portiere, è il numero 1 della nazionale giapponese da tanti anni. Ha partecipato a ben 3 mondiali, a 3 Coppe d'Asia se non sbaglio, ha fatto tanti campionati in Europa con in Belgio con gli Erste Standard Liegi, ha giocato anche in Scozia con il Dundee, in Francia 2 anni e mezzo, e questo è il secondo anno con lo Strasburgo. Ha partecipato a Europa League, preliminari Champions League. Insomma, ragazzi, veramente possiamo dire che Eiji è il Buffon del Giappone. E se lo merita. No, sto facendo tanto effort, però dai, ancora sono in strada per fare qualcosa ancora più, sto lavorando duro. Bene. No, assolutamente. Difatti parlavamo prima con Maurizio che più passa il tempo e più sei giovane, ma voi giapponesi qual è il vostro segreto? Perché non è possibile che fermate il tempo. No, dai, di storia generale asiatico sembra un po' più giovane, no? Dai, la verità che ti hanno fatto il laboratorio, dai, la verità che sì. Avete un laboratorio dove passate e uscite di nuovo come il giorno prima. Grande, bravo. Maurizio mi diceva prima Eiji, prima della diretta, che mi ha fatto anche vedere che lui, nonostante questi mesi di lockdown e quindi forzato in casa, recluso, si è in poco tempo allestito una vera e propria palestra a 360 gradi e tutti i giorni si è sempre allenato. Questo poi ci puoi confermare tu, la grande professionalità di Eiji atleta, di Eiji portiere, che ce l'hai avuto 4 anni con la nazionale. Beh, penso che Eiji veramente sia un esempio, veramente un esempio per tutti, perché a parte che è un ragazzo fantastico, è soprattutto una persona leale, che è molto importante, grandissimo professionista col quale si lavora veramente alla grande, perché qualunque cosa gli proponi è sempre aperto a nuove esperienze, quindi dal punto di vista personale, e quindi lo dico anche ai colleghi che magari si affacciano anche a livello internazionale, auguro a tutti quanti di trovare dei professionisti come Eiji, dei ragazzi fantastici così. Mauri mai mi ha dato complimenti così prima. No, per forza, dovevo macchiarti un pochino, tenerti un pochino sulla corda. No, è vero, grandissimo, è stato, del resto lo dicono anche i risultati, non è nulla, la cosa bella del calcio, sai, che lì non si nasconde nulla, nel senso che è il riflesso di quello che fai, cioè la partita tu non la giochi nel momento della partita, la partita la stai giocando quando ti alleni in una certa maniera, quando fai vita sana in una certa maniera, e vai solo a raccogliere. Poi è chiaro che ci sono le varianti, ma sono anche fatalità, però quando c'è una certa continuità negli anni vuol dire che c'è una sana vita e una grande professionalità.
Egi, c'ho subito una domanda per te perché ci stanno chiedendo, ma è incredibile come Kawashima parla un perfetto italiano. Ci chiedono come mai. Io la so la risposta, ma dalla... perché ti dico una cosa, mio padre è italiano. Scherzo. Dopo, quando avevo 18 anni, sono stato in Italia per un mese a Parma, e poi dopo io volevo imparare italiano per sapere più di cultura, tutto, e poi sono andato alla scuola italiana in Giappone. Beh, complimenti. Tra l'altro Giampaolo lo sa, dopo il primo mese che eravamo in Giappone eravamo proprio già, come dire, sapevamo dire soltanto 2 parole. Ma poi parlare giapponese anche, no? Zero, però dai, dire, noi comunque italiani, lo sai, ci facciamo capire dappertutto, gira e rigira ci arriviamo sempre. No, bravo, veramente. Infatti anche questo, ritornando al discorso nostro, è stato un grande aiuto per me, sì. Perché oggi, al di là di tutto, al di là del fatto che, diciamo, l'esercitazione è una cosa abbastanza aperta, c'è una parte visiva e quindi già diciamo di riflesso si impara, però Eiji era anche un po' il traduttore. Sì, è vero. Molto spesso mi sono trovato, quasi sempre, lo sa Eiji, mi sono trovato senza traduttore, non abbiamo avuto mai problemi, perché qualora ci fosse un dubbio, Eiji era colui che faceva da tramite. L'azione è importantissima, poi comunque in un paese come il Giappone non è semplice, in quanto questo Eiji ce lo può anche confermare, il giapponese non è come le altre lingue che puoi tradurre letteralmente, devi comprendere il concetto e trasferirlo, quindi se sei a conoscenza di quello che si parla, bene, altrimenti puoi anche essere un bravissimo traduttore, ma se non sei al dentro fai fatica. Bravissimo. E Eiji è stato anche un grandissimo supporto anche per te, per il lavoro tuo sicuramente. Ma Eiji, adesso parliamo un attimino di Maurizio, fra i tanti preparatori dei portieri che hai avuto nella tua carriera e che avrai ancora in futuro. Ovviamente Maurizio è il migliore, credo, no? Sì, lui è il migliore. Sempre anche per mentalità del portiere. Io ho detto a Mauri una volta, credo, che quando sono in difficoltà nell'allenamento, nelle difficoltà della vita, sempre mollare mai nella testa, sai, quello che diceva sempre nella mia testa. Bravo, ma è così, perché il grande problema di molti atleti, rimaniamo nel nostro, no? E poi anche nella vita, sì. Però diciamo nel calcio, il grande problema di tanti atleti è che pensano che dove sono arrivati va bene e possono gestire la situazione. Quando è così non si può che scendere. Invece bisogna sempre mettere comunque quel mattoncino giorno per giorno, perché tutto ciò che si fa lo si può fare meglio, sempre, qualunque, e poi pure che si fa bene, benissimo, lo si può velocizzare. Quindi giorno per giorno non mollare mai, sempre darci dentro, sempre. Sì. Anche se parlo di tecnico, sembra che gli esercizi che Mauri ci danno non sembra veramente difficile, non ripetiamo 10 volte, 20 volte, magari massimo 6 volte, però intensità veramente top. Ma il segreto, io penso che il segreto sia questo, cioè bisogna sempre cominciare dal semplice al complesso, dal lento al veloce, no? Sì. Nel momento in cui ti accorgi che poi il lavoro è metabolizzato, quindi l'hanno incorporato gli atleti, va velocizzato, e cercare in ogni occasione, in ogni situazione, di avvicinarsi sempre più al ritmo gara, in maniera tale che nel momento in cui quella situazione ti capita in gara, tu l'hai già vissuta, ma a livello proprio intenso. Poi
cambia magari, che ti posso dire, la situazione nervosa per il pubblico, diciamo, per la competizione in se stesso. Però per quanto riguarda le intensità sul campo è molto importante farle a una certa velocità quando naturalmente si è metabolizzato l'esercitazione. E questo io l'ho fatto sempre con tutti, nel senso che io ho avuto tantissimi portieri che hanno avuto, già prima di me avevano avuto una grande carriera, però li ho sempre stimolati a far meglio, proprio perché, ti ripeto, altrimenti cominciamo la fase discendente. Ed è andata sempre benissimo, nel senso che veramente il portiere è stato poi l'uomo in più della squadra, perché devi pensare che io ho cominciato a lavorare con i portieri, quindi ad allenare i portieri per non far fare a loro quello che facevano fare a me, nel senso che una volta si faceva sto gruppo, si correva, poi sbattevano il portiere tra i pali e tutti si mettevano a tirare all'incrocio dei pali, quindi significava 10 tiri fuori e uno nell'incrocio dei pali, quindi il portiere non si allenava mai. Oppure pesi, amici, colleghi sulle spalle, no? Cioè cose assurde, non si faceva mai nulla di specifico. Invece per me, io ero già nella mentalità che il portiere non è l'ultimo baluardo, ma è il primo attaccante della squadra, perché un'azione da gol non è l'azione che si va a giocare negli ultimi 16 metri. L'azione da gol inizia nel momento in cui tu entri in possesso della palla. Quindi significa che il portiere, che come piace a me, che è attivo, che fa pesare il discorso di poter usare le mani, perché il portiere è un giocatore come gli altri, può fare tutto. Si mette il pallone ai piedi, può dribblare, può andare a tirare un rigore, può tirare una punizione, saltare di testa su un angolo, quindi può fare tutto, nella sua area può usare anche le mani, quindi è un privilegiato a confronto degli altri. E questo io voglio che lo faccia pesare chi si allena con me, voglio che guadagni la mentalità ad essere cacciatore e mai preda, quindi che faccia pesare il discorso di ampliare il raggio d'azione in maniera tale che un'azione da gol inizia subito, cioè io prima entro in possesso della palla, prima comincio l'azione da gol, e questo è il portiere che voglio, cioè, e a mio avviso penso che sia il portiere che si adatta più al gioco di oggi, dove i ritmi sono alti, le squadre sono corte, e quindi un portiere che comincia a stare fuori dai pali, che sa giocare, è già un grande aiuto per la squadra. Egi, ti faccio una domanda, ti chiedo alcune cose. Allora, hai visto, ovviamente sai benissimo che questo weekend ripartono i campionati in Europa, il primo in Germania. Da voi in Francia purtroppo non è così, anzi siete stati insieme all'Olanda e al Belgio, se non sbaglio, ad aver già da tempo detto basta al calcio. Cosa ne pensi a riguardo? Com'è la situazione lì in Francia in questo momento e cosa la società vi ha comunicato, sta programmando per il futuro? Infatti noi in Francia come in Italia 2 mesi siamo stati bloccati alla casa e poi dall'11 maggio è un po' più aperto e poi questa settimana ha ricominciato un po' allenamento, però separato il gruppo 6 giocatori sul campo, ma come hai detto il campionato è già finito, perché in Francia tanta gente che sono morti per questo virus, e io credo che questo era decisione coraggiosa, perché non è facile, perché il calcio è un gran business oggi, però è importante proteggere la vita dei giocatori, la famiglia dei giocatori. Assolutamente, vero. Assolutamente, vero, e quello che dici è giustissimo. Poi per non parlare che comunque parliamo di un campionato falsato, perché già il fermo che c'è stato significa veramente ricominciare quasi da zero. Secondariamente stadi vuoti, situazioni dove veramente
è difficile trovare la concentrazione, quindi il passo giusto, diventa difficile, insomma, ecco. E poi la salute, che è la cosa più Sono d'accordo su quello che ha detto Egi, che comunque, sai, il calcio è un grandissimo business e si sta andando avanti, io credo, principalmente per quello, per i troppi interessi, però bisogna anche portare rispetto alle tante persone che sono venute a mancare, a quanti anche ora stanno ancora male. Giustamente la salute deve essere sempre al primo posto di tutti noi. Sì. Egi, parlando della tua carriera in Europa, che è un po' svariato da Belgio, Scozia, Francia, Sì. che diversità hai trovato? Che hai trovato delle difficoltà? Ti sei trovato bene? Non ti sei trovato tanto bene? Che cosa ci puoi raccontare di questa tua esperienza? Credo che sapete già, c'è la differenza Giappone in Europa e anche c'è differenza entre Giappone, e anche Europa, Italia, Belgio differente, Francia è differente, però prima io pensavo sempre solo differenza Giappone in Europa, però dopo, sai, sono arrivato in Belgio, era difficile anche, era veramente livello alto il campionato belgio, credo, però, ma oggi sono cresciuti, però anche difficoltà era, come si dice, adattare il calcio differente, anche in maniera differente, perché come sapete in Giappone rispettiamo molto collettivo. Allora, per il portiere veramente importante comunicare con i difensori e protegge la porta collettivo, no? Però quando sono arrivato in Belgio, allora i difensori pensano solo loro, portiere che deve proteggere la porta. Per questo sì, era sorpresa per me e io ho dovuto adattare per questo, che io veramente devo concentrare cosa faccio. All'inizio io ho provato a parlare con i difensori come facciamo tutto, però infatti non aiuto tanto questo. Sì, non era recepito. Sì. Sì, come dici tu, io seguivo il tuo campionato e quindi venivo a vedere molte partite. Sì. È vero, anche perché comunque lì c'è una... forse come hai detto te sta cambiando perché è cresciuto tanto adesso sì, però hai ragione. Allora quando venivo a vedere le prime partite mi accorgevo che c'erano proprio dei reparti a sé, nel senso che ognuno pensava al suo, quindi non c'era questo collettivo, questa voglia veramente di aiutarsi, capito, tenere le distanze sia in larghezza che in lunghezza, e quindi era dura. Capisco che era veramente dura perché ognuno badava a sé e sicuramente non era facile, è vero, verissimo. Poi c'era un fatto che notavo io, che tranne quelle 5-6 squadre di grande livello, poi a volte ti andavi a confrontare con realtà veramente piccole, molto piccole, anche lo stadietto stesso, hai capito? Quindi c'era anche questo grande divario ambientale, perché la partita prima giocavi magari con 10.000 spettatori, andava a incontrare l'Anderlecht ne trovavi 45.000, e quindi era insomma una bella differenza. Magari qui in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra molto più livellato, perché insomma anche le province hanno bei stadi, bel seguito, e quindi riesci sempre a trovare quella stessa concentrazione. Lì invece notavo che c'era anche questo grosso divario, ma perché a mio avviso non ci sono tantissime squadre, perché se ti ricordi bene, hai visto Egi, c'era il problema di poche promozioni, poche retrocessioni, perché bene o male erano quasi sempre le stesse,
perché le provinciali c'erano veramente squadrette piccole che non riuscivano nemmeno, diciamo, a mantenersi in Serie A. Ecco perché. Sì. Quindi c'era questo divario, è vero. Noi, quando è stato una settimana fa, abbiamo fatto una diretta con, come ben sai, Egi, con mister Alberto, Stefano ed Eugenio. È stata una piacevolissima chiacchierata, abbiamo parlato dei magnifici 4 anni passati insieme a tutti voi. Io volevo un attimino anche con te, Maurizio, parlarne un po', parlare anche, diciamo, dall'inizio della nostra avventura, pronti via. Quando siamo arrivati abbiamo subito avuto una durissima partita, la partita con l'Argentina. Te la ricordi? Che poi fu anche un risultato storico per il Giappone, che in precedenza aveva sempre solo perso con l'Argentina. Arriviamo noi con tanti dubbi, magari anche di buona parte della critica e della tifoseria, via 1-0 contro l'Argentina di Messi, tutti al gran completo. Che ricordo hai di quella partita? Egi. Io? Sì, scusa. Scusa. No, vai. Ho pensato alla questione a Mauri. No, quello era veramente incredibile. Dai, dopo il Mondiale 2010 era con mister prima partita, e poi Argentina c'erano tutti. Sì, Messi, Tevez, Cambiaso, tutti. Così anche i giocatori non speravamo tanto, no? C'era un amichevole, e poi anche dopo il Mondiale contro l'Argentina non era facile. Però dopo abbiamo vinto contro. È stata partita vera, eh? Sì, per questo. Sì. Io ricordo Messi era incavolato, era furibondo perché non ci stavano. Quindi è stata partita vera fino al 90°, è stata una battaglia veramente. Quindi è stato il preludio, è stato il preludio a 4 anni fantastici. Si è capito che anche in quella prima partita, tanto io rivedo le partite vecchie passate, Egi è stato determinante in più di un'occasione, ha chiuso la porta alla saracinesca agli attacchi dell'Argentina, e abbiamo resistito perché un pochino abbiamo sofferto alla fine. È normale, dai. Una squadra così abbiamo riportato a casa un risultato importante, più che altro per il morale e per il proseguo di tutto il lavoro di questi 4 anni, perché è stata importante anche per voi. Giampi, guarda, quando io prima parlavo di Egi in maniera magnificandolo, cioè, ma è la verità, nel senso che vedi, il portiere, a mio avviso, deve essere un po' come l'arbitro, nel senso che l'arbitro bravo non te ne accorgi che c'è in campo. Quando è il momento che deve intervenire, a me non piacciono i portieri evanescenti, quindi dove non c'è bisogno di volare, fare situazioni, Egi era quello essenziale, cioè, quindi anche in quella partita, nel momento in cui è stato chiamato, ha risposto, non è che se l'è andata a cercare, cioè, capito? È stato lì ad aspettare il suo momento, stando sempre in partita, ovviamente capendo che era contro una grande squadra, stava giocando contro una, però era sempre lì. Naturalmente grande rispetto, però senza timore reverenziale, ha risposto alla grande, e così l'ha fatto negli anni, ma ripeto, il portiere vero è questo, cioè quello essenziale che nel momento in cui è chiamato in causa dice presente. No, assolutamente, quello che dice è vero, tant'è che volevo appunto arrivare a questo, quando parlavo prima di Egi paragonato al Buffon del Giappone, è la verità. Egi è un gran portiere, ma è un gran campione, e i campioni nelle partite importanti non mancano mai. Se ti posso parlare della cavalcata stupenda della Coppa d'Asia, sono state 2 partite fondamentali che sono state le più importanti, la semifinale e la finale, e Egi, ragazzi, ha fatto l'impossibile, ci ha portato in finale con tutti i compagni, con tutta la squadra, e anche in finale poi con l'Australia ha fatto delle parate straordinarie, ragazzi, straordinarie. Cioè, io ce l'ho ancora delle uscite su Cahill
colpi di testa sugli altri, una roba impressionante. Io non so se ti ricordi anche tu. Che memoria questo? Cioè, come fosse ieri, come fosse Asia 2011? Sì, 2011. Sì, perché noi siamo stati in difficoltà nel gruppo, iniziato non era veramente bene, e però abbiamo cresciuto con il gruppo e poi alla fine parlo di giocatori che non erano titolari, chi ha segnato tutto, cambiato tutto la partita. Per questo veramente la Coppa d'Asia 2011 abbiamo vinto con tutti. È stata la vittoria del gruppo, assolutamente. Io però ripeto, semifinale, quando poi siamo andati ai rigori, hai chiuso giù la sala cinesca, hai parato ben 3 rigori e siamo volati tutti insieme in finale. In finale, ragazzi, potevano stare a tirare anche per 2 o 3 giorni, Maurizio, non avrebbero mai segnato quella sera. È vero, aveva buttato la chiave, dai. Ha parato l'imparabile, No, io mi porto dietro soltanto una cicatrice al labbro che praticamente di guada che è venuta nell'intento di abbracciare a me a Egi, mi ha dato un cazzotto. Me la ricordo. Mi ricordo. Troppo bello. E non se ne è accorto, non se ne è accorto io che sanguinavo e lui tranquillo. È vero. Bello. Ma della finale dell'Australia cosa ti ricordi? No, mi ricordo che dopo semifinale contro Corea, sì, io ancora concentravo per il finale, perché come ho detto abbiamo iniziato non è veramente bene, poi dopo abbiamo fatto veramente bene, però dopo semifinale io pensavo che dai, non è ancora finito, se non vinceremo la Coppa d'Asia sarà niente. Per questo mi ricordo che veramente sono stato tranquillo per il finale, sapevo che cosa devo fare. Un'altra grande gara è stata anche contro il Qatar. Sì. Un uomo in meno, situazioni, abbiamo visto com'era, eppure abbiamo avuto una reazione incredibile. Quella partita, sì. Lì è stato, come diceva Egi, è stata proprio la forza del gruppo, il carattere del gruppo. Nella difficoltà, 10 contro 11, sotto di un gol a 20 minuti alla fine, compatti, uniti, ribaltato il risultato. Poi penso che comunque su tutto aleggiava un po' la presenza del mister, che è un grande stratega, è uno che riesce a leggere le situazioni e non si dà mai per vinto. Quello secondo me ci ha sempre aiutato, perché lui è uno che se la gioca sempre. Lo dice la storia e Giampaolo lo sa. Infatti lui è stato sempre la bestia nera della Juve, perché ha cominciato con un uomo in meno a fare il risultato contro la Juve vincendo, proprio perché se l'è sempre giocata e ha sempre fatto giocare tutti. Come diceva Egi, Coppa d'Asia sono entrati quasi tutti, solamente 2 giocatori non sono entrati, che sono stati Gonda e Moriwaki, sono stati gli unici 2, ma che poi dopo alla fine il mister, quando siamo rientrati in aeroporto a Tokyo, a Haneda, ha fatto portare loro 2 la Coppa. Sì. La Coppa per primi, a uscire con la Coppa in mano, perché giustamente si vince tutti insieme, si vince. È stata un'esperienza bellissima, una grandissima vittoria di gruppo. E poi dopo abbiamo avuto le qualificazioni per i mondiali, prima parte abbastanza bene, seconda parte ovviamente con un po' di sofferenza, però alla fine siamo subito usciti subito alla grande, nel senso che ci siamo qualificati come prima nazione in assoluto. Come prima nazione in assoluto. Anche lì grandissimo risultato da parte del gruppo. Sì, certo. Ma nei 4 anni, voglio dire, al di là della qualificazione, ci siamo confrontati con tutte le grandi. Abbiamo veramente imposto il gioco con tutti, Olanda, Francia, ma veramente con tutti. Veramente. Quindi è stato veramente un crescendo. Forse
proprio ai mondiali ci siamo arrivati un attimino, come dire, con qualche problemino, io dico fisico anche, con qualcuno, il capitano che si era operato da poco, aveva sta al ginocchio, insomma, varie situazioni che se pensi che si è qualificata poi la Grecia, sicuramente noi saremmo stati veramente la sorpresa del mondiale se fossimo andati avanti, quindi secondo me avremmo fatto un po' come la Coppa d'Asia, passando quello scoglio veramente saremmo cresciuti sicuramente. Egi, prima appena qualificati ai mondiali siamo poi dal Qatar, che mi sembra abbiamo giocato in Qatar contro l'Iraq, l'ultima di qualificazione, e siamo finita la partita, il giorno dopo siamo subito partiti per Brasilia, perché dopo neanche 48 ore abbiamo giocato la partita d'esordio in Confederation Cup. Sì. Il volo, 10 ore di fuso, è stato un massacro, è stato e abbiamo fatto la partita inaugurale contro il Brasile, a Brasilia. Sì. Che cosa hai in mente di quei momenti? No, mi ricordo che cosa di questa ultima partita di qualificazione siamo arrivati in ritardo per Confederations Cup e non abbiamo tanto tempo per preparare questa partita, e anche contro il Brasile. Non mi piace dire che come scusa, però dai, non era veramente abbastanza 3 giorni per preparare contro il Brasile a Brasile. Certo, no, assolutamente. Loro erano già in allenamento da diversi giorni in ritiro, avevano già fatto 10 giorni, stavano preparando la nostra partita. Noi venivamo appunto da un viaggio lunghissimo, neanche 2 giorni, e poi dopo giocare. Insomma, non deve essere un alibi assolutamente, però è sempre bene con una squadra come il Brasile magari provare a giocartela ad armi pari, insomma. Così parti già svantaggiato, parti. Poi dopo smaltito il fuso orario, smaltito il viaggio e quant'altro, io penso una delle partite più belle in assoluto della gestione di mister Zaccheroni in Giappone, partita contro l'Italia. Sì. Ci hanno chiesto quasi scusa. Avevano vinto alla fine, si sono scusati, è vero, mi ricordo. Beh, è stata una partita sul piano. Mi ricordo benissimo. Bella. Perfetta, oserei dire perfetta. Abbiamo poi commesso qualche ingenuità sui gol presi, però lì ti accorgi comunque, vedi, la differenza anche di mentalità, no? Cioè Pirlo sta battendo l'angolo e c'è 2 che vanno a bere fuori dal campo vicino alla porta, che alla borraccia che si era messa esce là vicino, cioè quindi ancora, capito, è un po' quella situazione dove magari nell'agonismo che c'è europeo una cosa del genere non succede mai, cioè, capito? Però ci sta, voglio dire, no? È proprio magari a volte la mentalità diversa, la cultura diversa, e quindi dai, ci sta, però gran partita, grandissima. Sì, gran partita. È stata una partita bella, veramente sì. Una bella lezione, un bello spot di calcio per tutti, assolutamente. Sì. Non si è stata preparata alla perfezione, questo è vero. Senti, poi dopo Confederation Cup, e poi ci prepariamo per andare in Brasile. Abbiamo fatto quelle pre partite in vista del mondiale, anche lì in crescendo. Abbiamo avuto difficoltà alle prime, per poi dopo arrivare a fare prima dei mondiali delle partite importanti contro il Belgio, contro l'Olanda, contro la Francia, poi anche quando eravamo in ritiro a Miami, quando abbiamo ha fatto anche un gran mondiale. Ma siamo un pochino consapevoli delle nostre capacità, della nostra forza, no? Poi dopo, secondo te cosa ci è mancato oltre ai problemini, diciamo, fisici? Ce la prima Maurizio.
Beh, comunque c'era una situazione ambientale non facile. Fa caldo umido, è una cosa incredibile. Magari chi ci è abituato è un conto, chi non ci è abituato io penso che soffra un attimino, perché proprio il fatto che le partite oramai durano minimo 95 minuti, nella seconda parte arrivi veramente stremato, quindi se non sai centellinare le forze e giocare veramente di gruppo, star lì accorciati, si soffre sicuramente. Poi parliamo sempre di nazionale, parliamo sempre di grandi livelli, per cui il filo è sottilissimo, l'errore ti può costare caro in ogni momento, quindi quello a livello ambientale ci è pure costato un pochino, insomma, dal punto di vista fisico. Secondo te Egi, cos'altro ci può essere mancato in quella competizione, secondo te? Adesso mondiale? Sì, il mondiale in Brasile, esatto. Io, dai, veramente per i giocatori e anche per lo staff, credo che era un'esperienza veramente dura, perché dai, abbiamo avuto veramente la confidenza. Dopo, come parliamo, abbiamo vinto contro il Brasile, l'Argentina, abbiamo fatto veramente bella partita contro l'Italia, tutto. Abbiamo avuto veramente confidenza. E poi, arrivato in Brasile, come Mauri ha detto, a livello alto, veramente poche cose che cambiano la partita, la situazione, tutto. Però in Brasile possiamo dire che ha mancato questo, tutto, però per i giocatori noi pensavano che possiamo fare qualcosa. Senza dubbio. Sì, questo sicuro, però credo che dovuto essere più, come si dice, più tranquillo per questo. Noi avevamo veramente ambizione per fare qualcosa mondiali, però dai, dopo abbiamo fatto belle partite, confidenza, tutti analizzano noi. Livello alto, non è che solo la maniera del calcio che cambiano la partita e il risultato. Per questo io dopo ho pensato che dobbiamo essere più, come dice in italiano, modesto. Mettere i piedi per terra, certo. Sì. Non pensare a quello che hai fatto, ma pensare in avanti, quindi ti deve servire quello che hai fatto per capire come hai lavorato, cosa puoi migliorare, però sempre con i piedi per terra. Un'altra cosa che ho notato io, abbiamo sofferto il calcio fisico anche, nel senso che l'abbiamo sofferto un attimino, soprattutto all'inizio, quando magari non ci aspettavamo con quello scontro fisico, proprio dal punto di vista strutturale. Capito? Quindi a mio avviso abbiamo trovato il momento della Colombia al top, tra l'altro, quindi onestamente pensare, ti ripeto come ho detto all'inizio, pensare che poi si è qualificata la Grecia è veramente un dispiacere. Io penso che se avessimo avuto un gruppo di qualificazione un attimino più tecnico, meno fisico, secondo me non ce n'era per nessuno. Saremmo andati avanti, che poi se tu pensi passando quelle qualificazioni noi avremmo incontrato la Costa Rica che avevamo già battuto, quindi ci sarebbe stato veramente da divertirsi. Anche io dopo 3 mondiali fatto 2010, 14, 18, non pensavo questo in Brasile, però
ogni paese c'è la condizione. Per esempio il Brasile c'era umido, faceva molto caldo, però Sudafrica spostamenti lunghissimi. Sì, più fresco, potevamo correre tutto. Ogni torneo differente. Per questo deve adattare questo. Assolutamente. Poi anche lì in Russia, mannaggia Egi, mannaggia, io davanti al televisore stavo per risultare per il passaggio ai quarti, è stata una coltellata quegli ultimi minuti con il Belgio. Può soffrire così, veramente abbiamo sofferto anche noi, guardavamo la partita vostra, una maniera incredibile, una partita anche lì stradominata, perfetta da parte vostra, e vanificata per degli errori, magari non so, esperienza, non riesco a capire. Io dico, ma è successo alla fine. Giampi, scusate che poi lascio subito, mi è sembrato forse che nella testa era già, come dire, gestita la partita, cioè, capito? È mancato forse fino alla fine quella cattiveria agonistica di portare proprio per forza il risultato a casa. Quello ha dato l'adito a crescere l'altra squadra, insomma. Credo che, sai, quando vincevamo 2-0, noi immaginavamo anche il risultato che magari va bene questa partita, però dopo 2-0 credo che abbiamo mancato il controllo, poi come abbiamo parlato, mancato poche cose per controllare la partita, la situazione. Sai, questo le cose bisogno per vincere la partita, credo che abbiamo mancato alla fine. No, è stato un peccato perché è inutile, come dicevamo prima, fin quando non fischia 3 volte l'arbitro, là sul pezzo fino alla fine, cercare sempre di dare il colpo di grazia all'avversario, perché purtroppo nello sport è così. Se dai la possibilità di poter ripartire, poi si entusiasma tutto il gruppo e quindi lasci intravedere la possibilità di potersi rifare. E lì, a mio avviso, è stato fatto questo. Dopo il 2-0 c'è stato proprio un po' di appiattimento della squadra. Sì. Senti Egi, intanto abbiamo visto che fisicamente sei ancora un ragazzino. La bestia. La carta d'identità con te non conta, assolutamente. Abbiamo nella storia i più grandi campioni portieri nel calcio che hanno giocato fino a 40 anni e anche più. Guarda anche Buffon in questo momento. Dai, vediamo. Tu sei ancora molto più giovane di Buffon, tra l'altro. No, detto questo, io so che comunque tu la carriera, il giorno che deciderai di smetterla, vorrai concludere con la tua squadra del cuore, che è il Kawasaki Frontale, se non sbaglio. Dai, vediamo. Però fra 5 anni. Se posso fare questo è il migliore, perché dai, Frontale è veramente mia squadra, poi mia squadra del cuore, sai, perché nella carriera credo che non è facile di trovare i momenti veramente giusti, anche la squadra che ami, vero. Anche magari a volte l'allenatore che è giusto con te, certo. Non è anche i tifosi, tutto l'ambiente dello stadio, tutto non è facile trovare magari il momento così, però Frontale per me era questo momento nella mia carriera. No, diciamo che poi tu hai lasciato il Giappone, dal Frontale sei andato in Europa, quindi il giorno che ti stancherai dell'Europa potrai tranquillamente tornare a fare altri anni nel Frontale e smettere quando vorrai tu, perché col fisico che hai, è un atleta incredibile, Maurizio. Io l'ho visto, cioè, ma
tu ti ricordi anche, Mauri, avrai visto anche tu le partite l'estate scorsa Coppa America. Egi ha fatto 2 partite sensazionali. Sensazionali. Io spero di trovarti anche alle Olimpiadi il prossimo anno. Beh, so. Non lo so. Non dipende in casa. Dai, io sempre faccio solo effort che fare migliore, e anche per migliorare tutto. Certo. Sì, perché io dopo, alla fine della carriera in Belgio, come dopo il mondiale 2014, io non avevo tanta idea per crescere. Sono andato in Europa, ho fatto la carriera nazionale, 2 mondiali, non avevo veramente idea per crescere, e poi dopo avevo 30 anni, però oggi ancora sto giocando, però per questo deve sempre fare effort per crescere, migliorare tutto. No, assolutamente. Giornata, dai, cioè giorno per giorno, e man mano confrontarti con te stesso, capire che comunque, vedi, ciò che magari più in là non ti dà il fisico te lo dà l'esperienza, quindi tanto mantenerti comunque fisicamente, però nello stesso tempo acquisire sempre nuovi concetti del calcio, quindi sapere la posizione dove sei, hai capito? Automatizzare alcune cose che ti fanno risparmiare tempo e fatica. Sì, è vero. Anche oggi il calcio diventa più fisico, per questo se io penso che esperienza sta bene con me è abbastanza, e poi dopo finito fisicamente, sempre 37 anni, è facile di scendere la condizione, per questo se non lavoro non cresce mai. No, assolutamente. Sì. Guarda anche Ronaldo, ragazzi. Cristiano Ronaldo, vabbè, parliamo di un altro grande campione, ma un altro campione che comunque non molla un minuto, non molla una giornata che non si allena, sta lì sempre sul pezzo anche lui. Perché così, è giusto che sia così, ragazzi. Corpo sano in mente sana in corpo sano, insomma, quindi siamo sempre là. Uno non va da una parte senza l'altro, quindi è importantissimo stare sempre con i piedi per terra, vivere la giornata e meglio, come hai detto prima, Egi, cercare di migliorare sempre, in ogni senso, che però migliorare significa essere più atletico, fare le capriole. Migliorare significa essere sempre più essenziale, sempre più in partita, sempre di più voglio dire, l'aiuto ai compagni, perché è importantissimo il portiere che dà una mano ai compagni. E ricordati una cosa, che è nell'errore che si cresce, non è che fin quanto le cose vanno bene è normale, cioè voglio dire, no, magari non si ha nemmeno la fretta di crescere se le cose vanno troppo bene, invece è nell'errore che ti accorgi, tra l'altro, il carattere di una persona, di un calciatore, perché noi alleniamo tutto, alleni la tecnica, la forma, la forza, l'elasticità, la flessibilità, la coordinazione, ma il carattere ci nasce, c'è poco da fare, il carattere che avevi a 5 anni ce l'hai adesso, quindi lì capisci quando, nel momento in cui c'è un errore, a volte anche grosso, e vedi che un tuo atleta riesce a ripartire, se lo scrolla da addosso e riparte per rifarsi, quella è una grande firma per il futuro, perché capisci che c'è l'uomo dentro la maglietta, e quindi è una cosa da sfruttare in pieno. La cosa bella di Egi, che con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare per 4 anni in Giappone, una cosa bellissima è che lui in qualsiasi momento, in ritiro, negli allenamenti, prima della partita, aveva sempre un sorriso per tutti. Era veramente, ti metteva a tuo agio, era rilassante, ti dava anche tranquillità. Veramente Egi, questo è un grandissimo pregio, avere questo self-control e soprattutto dare questa
questa tranquillità ai compagni con un semplice sorriso. Sei sempre stato un ragazzo bellissimo. Se mi posso permettere, Giappi, mi posso permettere, penso che comunque il gruppo del Giappone abbia anche, come dire, capito che avevano di fronte uno staff veramente cordiale, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto è stato sempre comunque fatto col sorriso. Poi si è lavorato tanto, no? Oppure quando c'erano i momenti chiaramente da mettere i puntini sugli i li abbiamo messi, no? Per carità. Però c'è stata sempre grande cordialità, grande rispetto, grande sorrisi, nel senso che quando c'è da sdrammatizzare, da cordializzare la cosa, l'abbiamo sempre fatto, ma tutti, veramente, a partire da Giampaolo agli altri, insomma. Quindi è stata veramente un gruppo, un'unica famiglia, bello veramente. No, assolutamente. Senti, ho visto nei social, Egi, che vabbè, oltre ovviamente a lavorare, questo me l'hai fatto vedere anche in privato, duramente a casa, ma ho visto invece attraverso i social che sei anche un grandissimo chef, sei. Vedo che, come Mauri, adesso come Mauri fa anche la pizza, arrivare ai livelli di Mauri, però devo dire che sei un ottimo chef, ti ho seguito e fatto dico, sto provando. Magari un giorno vengo in Italia per imparare a fare pizza. La cucina in Italia, anche la presentazione del piatto, no? Ti Sì. Cose di gamberoni con il lardo di colonnata con l'erba cipollina su un letto di ceci o di fagioli. Dai. Però per me cucinare è veramente il momento rilassato. Quando c'è, non lo so, stress della partita, allenamento, io metto la musica e poi con il tempo faccio sempre cucina, non penso niente. Senti, ma tua moglie ti consente di cucinare? Sì, ti lascia spazio in cucina, sì? No. No. Lei non ci sta quando cucino. Ok. No. Non vuol vedere. Sei tranquillo. Sì, sono tranquillo. Ma deve essere così, la cucina deve essere così. Deve essere rilassatezza e nello stesso tempo inventiva. Perché in cucina si impara sempre, nel senso che a volte senza saperlo vai a mettere un aroma, un qualcosa di aggiuntivo e ti ritrovi una fragranza favolosa, quindi è un modo per crescere anche quello. Tornando... Vedi che lui è grande chef? Maurizio, devo dire, Maurizio è veramente bravo ai fornelli. Questo è vero. Infatti quando ci invitava a casa, quando eravamo lì a Tokyo, ci invitava a casa, eravamo tutti contenti, che sapevamo di mangiare bene e di bere bene anche. Poi, questo è importante. Quindi non mancava mai, cioè faceva anche dei fantastici accostamenti. Così. Argentino, cambiavi un po', variavi. Giampi, guarda, Egi, se io ti dico, se i problemi mondiali, io parlo proprio da Trump, non so, i ministri più del Giappone, dell'Italia, si incontrassero a tavola a discutere i problemi davanti a un buon piatto e un bicchiere di vino, si risolverebbero tantissime cose, perché serve proprio a smussare tanti angoli, tante cose, tanti spigoli, ha capito, che escono per ogni cosa. Quando invece tu sei a tavola, assaggi un qualcosina, assaggi un po' di vino, diventa un pochino tutto più rotondo, più liscio, nel senso che a mio avviso si è più buoni, hai capito? Perché poi noi diciamo, tu non lo sai, in Italia a panza piena si ragiona meglio, quindi panza piena fa cantare, hai capito? Quindi voglio dire, è molto meglio essere un attimino sazi, non proprio sazi, ecco, aver mangiato bene e discutere di ogni cosa, perché a mio avviso si risolverebbero tantissimi problemi. Certo, però magari Mauri, loro vogliono i vini più cari.
Ma tu pensa guarda, no, che scherzi, ancora me lo ricordo. Me lo ricordo. È bello che tutti dicevano a me scegli tu il vino, e quello mi diceva questo è buono, però io non sapevo minimamente i prezzi, no? Avevo visto. Questo è buono, l'ho assaggiato, buono, sì. 600 euro a bottiglia. Giusto, cosa hai detto? 500, quant'era a bottiglia, mamma, incredibile. Un vino che in Italia, dai, cioè, se tu pensi che io prendo il Brunello di Montalcino, che stiamo parlando veramente del non plus ultra del vino mondiale, livello mondiale, no? Io lo pago 25 euro per dirti, no? Sì. Questo si presenta con 500 euro, ma che c'è scritto? Incredibile. Egi, ti faccio un'ultima domanda, poi dopo ti lascio alla famiglia, ti lasciamo alla famiglia. Vabbè. Senti, ti volevo chiedere, adesso mi hai detto ovviamente, vabbè, è tutto finito, tutto chiuso, però come sono i programmi con la società? Come siete rimasti voi in Francia? Noi c'è allenamento fino a maggio, okay. E poi un mese di vacanza, e poi ricominciamo magari inizio del giugno per preparare il campionato prossimo anno. Prossimo, ok. Tu hai il contratto ancora di un altro anno, no? Sì, c'è un contratto ancora un anno. 2021, ok. Sì. Allora, intanto quest'anno ti seguiremo come abbiamo sempre fatto in questi anni. E poi con la promessa che cercheremo, appena si riapriranno i voli, si sarà tornati un po' alla normalità, di venirti a trovare. Cucina Maurizio. Riabbracciarci, dai. Facciamo cucinare Maurizio. Bene, benissimo. Ok. Egi, grazie infinite della tua disponibilità. No, grazie a voi. Ho fatto veramente piacere averti ospite. Maurizio, grazie anche a te della presenza qui con noi, ma non potevi mancare visto che c'era Egi. È stato un grandissimo piacere, veramente. Anche me, Mauri. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, i nostri amici che ci seguono, e mi raccomando iscrivetevi sui nostri social, così sarete aggiornati anche sulle prossime dirette, e buona serata a tutti. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Ciao.